Questo era l'inno turco, solenne come pochi, uno dei miei preferiti da quando ero ragazzetto, ed era per dirti che sto andando a Istanbul col mio babbo. Sei proprio tremendo, tremendo, sei tremendo, tremendo, tremendo. Un amabile paraculo tremendo, sei tremendo. Ho esattamente 30 minuti per passare il controllo dei passaporti, trovare mio padre e trovare il tizio che ci porterà in hotel. E l'aeroporto è enorme. Non te la ridi sempre. Solo Istanbul fa 12 milioni di abitanti, quindi che giustamente l'aeroporto è proporzionato. Mio padre si gode il venticello. Allora, io presumo che qualcuno se lo ricordi già mio padre, no? Perché avevamo già fatto il viaggio in Austria, famoso. Se non hai visto il viaggio in Austria ti metto alcuni link in alto, lo troverai. Comunque qua c'è il padre del peggiore. Il pessimo. Il peggio dead, hashtag peggio dead, che si riposa sulla panchina. In questo momento siamo all'interno di Santa Sofia, però peccato perché al centro c'è questo enorme ponteggio, stanno facendo lavori di ristrutturazione e rovina il tutto. La Vergine col bambino.
adesso ci mangiamo i dolcetti turchi. Allora, qui siamo di fronte alla Moschea Blu. Tutto impacchettato, purtroppo ci sono dei lavori. Col fatto che ci sono lavori in corso, purtroppo non si riesce a vedere granché della parte superiore. C'è anche il telo che copre, mostra un po' quello che dovrebbe essere senza il telo o dietro il telo. Allora, dubito che si veda nel video, ma il secondo piano, che avevo evidenziato nelle riprese precedenti, è riservato soltanto alle donne, infatti si accede da qui. C'è una specie di gineceo, diciamo, riservato solo alle donne per la preghiera. Guarda, peggio Dead, il Galatasaray. In questi giorni ci stiamo rimpinzando di cibo turco. Ho appena fatto provare a mio padre il bulgur. Caffè rigorosamente turco. Mio padre apprezza le tazzine. Che ci dobbiamo fare? C'è un padre che guarda le tazzine. Io guardo altro. Per inciso, la città è piena di cani e gatti randagi. La figura ricorda certe ceramiche che ci sono in Sicilia. In questo momento siamo sul ponte di Galata e quella che si vede in fondo è la parte da dove siamo venuti, quindi la parte dove c'è la Moschea Blu, dove c'è Santa Sofia e dove c'è anche il nostro albergo. Da notare sul fiume la gente che pesca, nonostante le acque dove stanno pescando siano agghiaccianti. Allora, lì c'è Santa Sofia, lì c'è il Topkapi e da quella parte lì c'è invece la parte asiatica. Allora, siamo dentro la cisterna, quella costruita da Giustiniano, non in persona chiaramente, fatta costruire da Giustiniano. Non so quanto si veda, penso poco, però nel dubbio filmo lo stesso. Presumo non si veda, ma la gente è solita lanciare le monetine come sta facendo sta signorina qui. E il fondale è tutto pieno di monetine. Monetine ovunque. La testa di Medusa alla base di questa colonna. In questi giorni qui a Istanbul c'è un festival che è una roba incredibile. Allora, se pensi di venire a visitare la Turchia, guardati bene dal farlo alla fine del Ramadan, perché dopo il Ramadan hanno questi 3 giorni di festival
dove è tutto chiuso, quindi per dire il bazar è chiuso, i negozi sono chiusi e sono tutti quanti riversati per la strada. Ora a Istanbul ci sono 12 milioni di abitanti, io non ho mai visto una calca simile. Tu hai mai visto una calca simile? Assolutamente. Una roba incredibile. Muro umano. Un muro umano con gente con i bambini, anziani, passeggini che venivano sollevati per aria per riuscire in qualche modo a spostarsi. Una cosa incredibile, che della serie che se uno ha un infarto muore sicuro, perché in quella calca lì come fanno ad aiutarti? Come vengono i soccorsi? Una cosa veramente che non avevo mai visto. Non ho mai visto un tale assembramento di persone. Già che ci sono, muovo un'altra critica alla città di Istanbul, che è assolutamente priva di aree verdi. E me ne sono accorto l'altro giorno quando sono andato a correre e mi sono accorto che effettivamente mancano le aree verdi destinate appunto a chi come me corre o comunque fa sport all'aperto, e in genere per tutta la città non è che abbia mai visto un singolo cristiano correre. Vabbè, simbolo cristiano mi sembra anche ovvio, ma anche un singolo musulmano correre non l'ho visto. Tu hai visto qualcuno correre? No. Vedi, c'è nessuno che corre, le aree verdi sono veramente poche e anche alquanto piccoline, e questo spiega anche perché l'aria qui è molto pesante, io la trovo molto pesante. Oggi abbiamo optato per questo giro turistico in barca. Solitamente non faccio queste cose così dozzinali, ma appunto che volevamo vedere la Torre di Leandro, avevamo prenotato 2 biglietti su TripAdvisor per andare proprio sull'isola dove c'è la Torre di Leandro, che si trova vicino alla parte asiatica della città di Istanbul. Se non fosse che poi il giorno dopo mi hanno mandato una lettera, una mail, dicendo che in sostanza il programma era cambiato e ci avrebbero fatto vedere un altro palazzo. A quel punto mi sono arrabbiato perché ho detto vabbè, ma io non è che ho pagato i biglietti per andare a vedere il palazzo che potevo visitare anche per i fatti miei, volevo vedere la Torre di Leandro e quindi ho cancellato la nostra prenotazione e adesso abbiamo optato per questo giro turistico che almeno ci permette di vedere la Torre di Leandro a distanza.
Eccoci qua, di nuovo a 2 passi dal Top Capì. C'è ancora mio padre qui accanto ed è tempo di chiudere questo video. Beh, un viaggio sicuramente bello, esotico, si vede che è una città che fa da ponte tra culture diverse. Bella città, ma personalmente la trovo a tratti invivibile. Molto affollata. Molto affollata. Sì, sì. E cosa ti è piaciuto di più? Ma sicuramente Top Capì, Santa Sofia, la stessa Moschea Blu, ma anche il tour sul Bosforo è stato simpatico, molto bello, pittoresco. No, io do la palma d'oro a Santa Sofia. Comunque, ragazzuoli, da questo bel giardino verde, che praticamente è una delle poche zone verdi di tutta la città, almeno di questa parte della città, come ho già sottolineato, chiudo qui il video. Da Istanbul è tutto, un saluto dal peggiore e dal peggio Dead. Se vuoi, arrivederci, che sei formale. Se vuoi vedere il peggio Dead in uno dei prossimi video, lascia un commento. E iscriviti al canale, questo vale sempre come discorso.